Hail Riders e benvenuti dal vostro Medors. Oggi torniamo a parlare di ruote piccole sul canale, dato che in un video di diversi mesi fa, in cui parlavo della storia delle pit bike, ho ricevuto domande di diversa natura e diverse tra queste domande erano appunto relative alla possibilità di poter guidare una pit bike su strada. E quindi in questo video parlerò appunto di diverse moto a ruote piccole, non solo pit bike, guidabili con la patente A1, quindi all'età di 16 anni, e che appunto rientrano comunque nella categoria fan bikes, quindi divertenti da guidare, agili e appunto con ruote piccole, scattanti, peso leggero, non impegnative, perfette per imparare. E partiamo proprio dalla domanda clou: pit bike omologata. E partiamo dall'unica vera e propria pit bike di questa lista, ossia la Polini XP4 Street 125. Questa attualmente è l'unica pit bike acquistabile nuova in Italia, anche se dal sito della Polini ufficialmente non ci sono, diciamo, novità e sembra che sia andata un po' a scemare come moto. Però facendo qualche ricerca l'ho trovata acquistabile su Rosciano Moto, un sito diciamo abbastanza famoso, che appunto commercializza diverse tipologie di veicoli, soprattutto appunto nell'ambito pit bike, hot bike, eccetera. E addirittura offrono anche la possibilità di acquistarne sia un modello motard che un modello da cross allo stesso prezzo, e sono commercializzate a 2.480 euro. E adesso analizziamo un po' più nel dettaglio questa moto. Omologata Euro 3, quindi è un po' indietro diciamo per quanto riguarda i parametri anti-inquinamento, dato che è stato introdotto l'Euro 4, ed è una pit bike ultra compatta, maneggevole e più piccola del 20% rispetto alle moto dello stesso segmento, sicura nella guida, data appunto anche le dimensioni ridotte e quindi il peso, ed è omologata però per un solo conducente, quindi non ha l'omologazione per portare un eventuale passeggero. Ha un cambio a 4 marce. La cilindrata ovviamente è di 125 cm3. Le dimensioni sono ridotte, come già detto, all'essenziale, ma l'equipaggiamento della Polini XP4 Street è quello di una moto adulta, quindi luci di posizione, frecce, abbaglianti, indicatori anche sonori, clacson. Anche il reparto sospensioni è abbastanza curato, tant'è che Polini Motori ha scelto per il retrotreno un ammortizzatore regolabile nel precarico della molla e collegabile al forcellone, mentre per l'avantreno è stata scelta invece una robusta forcella teleidraulica con perno avanzato. A differenza della maggior parte delle pit da pista che hanno ruote da 12 pollici, in questo caso la Polini XP ha ruote da 10 pollici, come le ovale. E ciò consente ancora una maggiore reattività da parte della moto, mentre l'impianto frenante c'è da dire che è abbastanza buono, considerato soprattutto che si tratta di una moto 125, alla quale sono affidati due freni a disco con comando idraulico con diametri di 200 mm all'avantreno e di 150 sulla ruota posteriore, quindi diciamo una componentistica di tutto rispetto. E la scelta dei componenti è stata effettuata con estrema cura. Il serbatoio è estremamente piccolo, ma come d'altronde per tutte le pit bike. Ad esempio la mia Dream ha un serbatoio da 4 litri. Questa pit invece ha un serbatoio da 3,3 litri, ma con un litro di benzina verde si percorrono in media circa 25 km, contando quindi su un'autonomia di almeno 80. È ovvio che la maggior parte di queste moto di cui sto parlando attualmente e delle quali parlerò sono destinate ad un uso cittadino. Rimanendo su un genere sempre pit bikeistico, passiamo alla Benelli TNT 125. Questa cordata cinese che ha rilevato Benelli ha dato un nuovo spunto a questa casa che, oltre ad offrirci diversi modelli, diciamo per tutti i gusti, da crossover a naked di piccola cilindrata, sportive di piccola cilindrata, scrambler, eccetera eccetera, ha pensato bene di inserire all'interno della propria gamma una moto pensata appunto per i più giovani, e il risultato è la nuova fanbike Tornado TNT 125 presentata all'EICMA del 2015. Anche questa, ovviamente date le dimensioni ridotte, si rivela una moto agilissima e compatta che in città è in grado di far dimenticare una volta per tutte il traffico. Anche questa moto vanta un motore monocilindrico 125 cm3, 4 tempi, raffreddato ad aria e ad iniezione elettronica, ed offre il massimo contenimento dei consumi in tutte le condizioni di guida.
La potenza massima è di 11,1 cavalli. E quindi parliamo di una moto che non sfrutta appieno il limite dei 15 cavalli per le 125. Diciamo che anche con qualche cavallo in meno il rapporto peso-potenza rimane eccezionale e la rende divertente. Qui i cerchi crescono leggermente, infatti troveremo dei cerchi da 12 pollici, esattamente come le Pit Bike. All'anteriore forcella upside down, quindi a steli rovesciati, con 41 mm di diametro e al posteriore un forcellone oscillante con ammortizzatore centrale regolabile nel precarico molla ed escursione da 50 mm. Qui l'impianto frenante aumenta leggermente rispetto alla Polini, infatti all'anteriore ha un disco da 210 mm e al posteriore un altro da 190 e il serbatoio qua è decisamente più grande, ossia 7,2 litri. E qui troviamo un prezzo decisamente competitivo, ossia 1990 euro. Devo dire che è un prezzo eccezionale e potrebbe rappresentare in effetti un bel modo per contrastare ad esempio l'Honda Grom / MSX 125. Anche questa, come le precedenti, se vogliamo chiamarle così, rivali, si presenta compatta, agile, svelta e divertente. Inoltre poco assetata nei consumi e dal look comunque moderno e curato. MSX è l'acronimo delle parole inglesi Mini Street Extreme. Tre vocaboli che stanno a sottolineare l'indole urbana e scalpitante di questa piccola ottavo di litro della casa nipponica. Il prezzo di questa moto è leggermente più alto rispetto alle rivali ed è di 3.100 euro. Ma scopriamo un po' più nel dettaglio le doti di questa piccola fan bike. Anche in questo caso, come per la Benelli TNT, i cerchi sono da 12 pollici. Sia questa moto che la Benelli sono omologate per il passeggero. Il serbatoio è leggermente più piccolo rispetto alla Benelli ed è di 5,5 litri. Come strumentazione troviamo un bel display LCD che ci tiene informati su velocità istantanea, giri motore, chilometri percorsi, orario e quantità di carburante all'interno del serbatoio. E infine, nella parte posteriore troviamo un codino ampio e dotato dei due indicatori di direzione che sporgono dal portatarga e una luce stop a LED. Unica nota negativa che cozza un po' è il forcellone scatolato in acciaio e laccato in nero lucido che con un design decisamente arretrato rispetto alle linee moderne della MSX 125 sfigurano un poco. Il motore è un monocilindrico 4 tempi raffreddato ad aria, un modello per Honda diciamo diffusissimo, prodotto in larga scala che ha ottenuto un grandissimo successo su diversi suoi prodotti, grazie ai consumi molto contenuti ed alla grandissima affidabilità e resistenza. Come potenza anche qui è similare alla Benelli, infatti più o meno si aggira sui 10 cavalli, ma con un peso piuma di 101,7 kg, comunque il rapporto peso-potenza è estremamente divertente. Anche qui, come già accennato in precedenza, troviamo una forcella a steli rovesciati da 31 mm però di diametro. Al posteriore invece troviamo un monoammortizzatore regolabile nel precarico, collegato ad un robusto forcellone in acciaio scatolato. Il reparto freni è invece caratterizzato da un disco da 220 mm all'anteriore con pinza a doppio pistoncino e da un disco da 190 mm con pinza monopistoncino al posteriore, entrambe marchiate Nissin. Quindi gente, queste erano le mie fan bike che ho voluto proporvi appunto per consigliarvi anche un po', dato che ho ricevuto appunto diverse richieste su mezzi da strada omologati appunto di piccole dimensioni. Quindi eccoci qui, questa è la fine del video, io spero che vi sia piaciuto, vi invito a condividerlo, iscrivetevi per restare aggiornati e soprattutto fatemi sapere in un commento qua sotto se avete avuto il piacere di provare queste moto o comunque proprio di possederne una, magari se appunto avete uno di questi modelli e come vi ci trovate. Quindi condividete un po' la vostra esperienza. Eventualmente se avete qualche domanda in più da farmi io rimango sempre a disposizione. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medors!